Ciao a tutti, questo è il terzo episodio di Running on Empty, dove parlerò per la maggior parte delle esperienze avute qui in Irlanda, ma concentrate riguardanti le amicizie e i rapporti, diciamo, con le persone fuori dal proprio paese d'origine. Quindi questo non vuole essere più ecco, un video consigli, quindi una sorta di scaletta dove do consigli, ma più magari un mini reale vlog dove mostro cosa ho fatto, mostro cosa faccio in queste settimane. Qui in Irlanda. Adesso, in questo momento è il 17, se non era il 17 febbraio, è un lunedì. Questa settimana è una settimana di pausa per la mia università perché ci sta la Reading Week, che ho scoperto che è anche una cosa che fanno anche in Francia, tra l'altro. E questa settimana dove si prende di pausa, dove gli studenti possono studiare per gli esami che vengono prossimamente, ecco, anche se la maggior parte di questi studenti giustamente sfruttano questa settimana per viaggiare, per fare le loro cose, come appunto noi, studenti exchange, che vanno in tutti i posti possibili e immaginabili di questo paese per giustamente andarli a visitare. E quindi anche io domani andrò a Killarney, dovrebbe essere un paese diciamo sulla costa ovest dell'Irlanda, quindi guardando l'Irlanda abbiamo una costa ovest, diciamo non proprio costa a costa, cioè al mare, ma vicino. E ci dovrebbe essere un parco nazionale veramente figo, che comunque è famoso, ho scoperto in realtà recentemente, che è famoso, un famoso parco nazionale, appunto non so come si chiama, penso sia principalmente fatto per hiking, cose del genere, però sono veramente curioso perché appunto l'altra volta sono andato a Dunmore, che è appunto un'altra città qua vicino a Waterford, dove appunto io passo il giorno, e ci sta un percorso fighissimo, e poi metterò il video prossimamente, anzi magari metto la clip adesso, non lo so, che ho fatto con altre 5 persone, che appunto 3 sono francesi e 2 sono ungheresi, appunto una è Panni o Anna, che è il suo nickname, cioè nickname, il modo in cui non so perché si fa chiamare. Poi ci sta Emma, Nathan, Anel e Marie. Sì, principalmente questo qua è il gruppo principale che mi si è formato, diciamo quello che sto più attaccato, quindi cioè, ci sta anche, diciamo, due divisioni, ecco. Cioè, ho due gruppi diversi. Uno è quello, cioè, in realtà non sono gruppi diversi, possiamo dire che in generale è molto unito, però ecco, cioè, nel senso, se ci becchiamo all'università, ci salutiamo comunque, il rapporto è sempre lo stesso, non cambia. Però magari appunto, magari più gruppi sono usciti più volte insieme, quindi si spostano nei posti insieme. Infatti adesso quest'altro gruppo sta facendo un diverso road trip verso Galway, se non erro, verso altri paesi di irlandesi, e quest'altro gruppo invece fa altre cose. Poi ci sono anche quelli che stanno tutto il semestre, che hanno anche il loro gruppo, quindi diciamo che fino a questo punto si sono creati abbastanza gruppi dove poi un po' tutti si sono divisi, ma ad ogni caso comunque ci sta un bel rapporto di amicizia tra tutti, penso non c'è nessuno che comunque litiga o altro, quindi è una cosa figa, è una cosa che sinceramente pensavo potesse andare molto peggio, quindi sono contento per questa cosa qua. E quindi sì, appunto con questo gruppo sono andato ad Amur, e poi con le altre tre ragazzi ungheresi, che appunto tre ragazze ungheresi, che sono appunto Panni, Anna e Natalie, dovrebbe chiamarsi l'altra ragazza, sì. E andiamo appunto a questo parco nazionale. Quindi appunto questo è il piano. Poi magari dovrei avere anche alcune foto e immagini di quello che è successo anche in tutte queste altre sere. Quindi... Ah, e poi c'è un mini estratto di io che faccio la carbonara. Perché sì, perché era figo provare a farla. Non l'avevo mai fatta, cioè anzi, l'ho provato a fare. Il primo tentativo è stato fallimentare, ma il secondo è decisamente meglio. Quindi magari vedete un po' dove spiego un po' la storia un po' della carbonara e come la faccio io, e quella è stata veramente on top, quindi niente, te da dire. Buona visione. Hmm? No.
Whoa. My leg hurts. Fuck. Whoa. Show me your skills. In front of the this church. Whoa. Wait. I'll do it. Voilà, c'est la fin de Cork. Alors, on a... I was tickling him. les deux zigotos derrière là. Donc on est un peu déçus parce qu'en fait on nous l'avait beaucoup vendu comme un truc de fou, genre même mieux que Dublin. Et au final il faisait pas très beau, c'était petit. Pas d'âme, hein. Ouais. Il y avait rien avec cette ville, je sais pas. Ouais, il y avait... rien. En fait, il y avait pas grand chose à voir, donc on est un peu déçus. Après, on s'est quand même bien amusé. On a quand même passé une très belle journée avec Et parce qu'on est avec des bonnes personnes. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon, la ville en elle-même, un petit peu décevante. Paolo, what did you think? So, okay, first time in Cork. We didn't really know like what we're going to see, so like we just like wandered around the city, and it was pretty cute city. Architecture, I love the architecture. Nathan thinks the same, right? Nathan doesn't think at all. Nathan doesn't think so, but No. I found it really good. We saw some churches that were really beautiful. Oh, yeah. That's We true. went to a super good place to eat pretty good lunch. Yeah. We ate some stew, Irish stew, obviously, and it was very good. I loved it. Yeah, that's true. I was a bit negative, but the Irish tea was really good, and the churches were beautiful. So And it's place to do, so we do. yeah, I mean, we're here to visit, so There is a lot of French people, I think. I heard a lot of French people. yeah, me too. That's amazing. Yeah. French people are everywhere. We are invading the world. Ho appena finito l'esame di programmazione 2 e ora mi sto concedendo un po' di pasta, un po' di pranzo perché sono le 3 e non ho ancora pranzato per l'ansia, anche se in realtà a quanto pare non era così difficile, era fattibile. Poi appunto l'esame non cambiava tra appelli, quindi comunque sapevamo a cosa andare incontro, quindi un po' ci siamo preparati prima di farlo. E niente, questo comunque era il riassunto di questi ultimi giorni. Finalmente sono libero dagli esami italiani e posso concentrarmi su quelli irlandesi, anche se comunque durante, cioè post sessione dovrò comunque seguire gli esami italiani, cioè almeno questa è l'idea. Abbiamo qui! Scusa, non mi dici proprio uno! No! Vai adesso, poi lo taglio. Allora, ciao, sono Alexia, vengo da Sanremo, adesso studio a Genova e sto studiando architettura a Waterford, vi consiglio di fare l'Erasmus qua perché è fighissimo e vi troverete da Dio. Ciao! Ciao! He's gonna wait for the time to be over and he's gonna kick it. How close is it? Oh, you guys finito? He left us. Carbonara perfetta, let's go, con la voce anche roca perché si fa i video anche quando si sta male, giustamente. Spaghetti, non so quante ne sono, dovrebbero essere 400 grammi, ma ad occhio mi sa che sono un po' di più. Mangio per 2 persone, tanto fa niente. Pancetta, perché... Sì ragazzi, non c'è il guanciale qua, vabbè. Pecorino, no, non è pecorino, è grana padano, lasciamo perdere. Le uova. E adesso sto cuocendo l'acqua.
vediamo come esce fuori. Vi metto il video dopo. In realtà dovete sapere che la carbonara, se non fosse stato per gli americani, non sarebbe come quella che conosciamo adesso, ma appunto sarebbe molto diversa, perché è stata appunto un'idea di americani che avevano la famosa colazione a base di uova e bacon, che si dice, si narra che sia finita dentro questo piatto di pasta, perché poi appunto abbia dato spunto ai cuochi italiani di creare poi la carbonara. Quindi grazie americani se state guardando questo video. Questo è un piccolo prato di storia della carbonara, che poi ovviamente poi ha avuto le sue evoluzioni. Adesso non voglio andare a... Oh, il fuoco. Cazzo. Ok. Questo lo lascio nel video? Sì. Ok. E... sì. Dopo un po' di casino, comunque questo è il risultato. È uscita molto meglio dell'altra volta, perché l'altra volta è uscita in questo modo. E devo dire che è uscita proprio bella, mamma mia, anche nell'odore non è proprio niente male. Aggiornamento, sta merda è buonissima, cazzo, buonissima. Ho fatto un netto miglioramento, cavolo. Vi devo fare i complimenti perché le altre volte ho fatto sempre cagare. Troppo cremosa, troppo buona, mamma mia. For my vlog, say something. Too much? Too much pressure What pressure? For what? for saying something. Yeah. Sorry! I thought there were like some fish, but now that I think of it, no fish can live here, you know? Crabs could live here. Like What? crabs. Crabs? They can like climb here? Like they could like... Ok, ora camminiamo un po' per queste rocce rocciose. Oddio santo, qua è così. Ma io schippo tutto. Non siamo capiti, bro. Bisogna fare le scarpe adatte. Perché sono andati a finire i panni. C'è un vento, raga, che non potete immaginare, oh. C'è un vento incredibile, questo è il mio vlog, non so quale, questo è l'ultimo perché è male, però se saltassi volerei da qualche parte, perché il vento è così forte qui, non inquadro i miei capelli perché, oh eccola! Ma mezzo paesaggio. Vediamo se ci sono gli animaletti. Is it okay if I talk in Italian for my vlog? If I talk in Italian for a bit? Vediamo cosa c'è qua. Oh, these are animals? Oh, maybe vediamo un po'. This thing? I don't know if animals. You know, like starfish, you know? Because you know, like all the corals are like Oh, what is this there? What? How she got there? How you got there? Okay. You there? Whoa!
What happened? You trying to understand how to climb there? I don't want to film your death, so please. Okay, that is easier. Okay. Okay, but you have gloves too. How did you manage to? Whoa, okay, climber! What a climber! Yes! How you do that now? Whoa! You're just better. Motivating! A motivating speech!